potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rostanera, buongiorno qui dalla radio, venerdì 14 marzo del 2025, ben ritrovati a Mattino Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti, un ultimo Mattino Milan della settimana alla vigilia di Milan-Como di sabato alle 18, oggi, tra poco, anzi, rispetto a quando vedrete il video, alle 13.30 c'è la conferenza stampa di Sergio Conceição che magari ci delinea un pochino di più quelli che sono le ultime di formazione con un paio di cambi all'orizzonte rispetto anche a quello che era uscito nelle ultime ore. Ne parliamo adesso tra poco di questi cambi. Nel mentre Henry è passata un'altra settimana. L'altra settimana è volata via. E del direttore sportivo non ci sono state tracce, nemmeno di un passo in avanti verso uno o verso l'altro rispetto a Borsini che cambiano, Borsini che vengono, ma insomma non è cambiato assolutamente nulla. Non c'è traccia del direttore sportivo, ma in questa settimana ci sono stati tanti like, quindi vi invitiamo a metterne ancora di più, arrivare a 1000-1500 anche in questo episodio, a iscrivervi qua in basso sulla destra, c'è anche il bottone rosso per farlo, al nostro canale, a commentare, a continuare a seguirci, ad abbonarvi a 099. Grazie per il supporto, vi vogliamo bene. Grazie, questo contropiede clamoroso per i like. Beh, stavo facendo un discorso in realtà molto generico, me ne rendo conto che tanto in questo momento non ci sono grandissime novità, se non raccontare quello che sta accadendo, cioè il tempo che passa, le decisioni che vengono prese soltanto da una persona, l'altra persona che ogni tanto si era affacciata al mondo Milan nell'ultimo anno per prendere delle decisioni che è evaporata, non è più nemmeno andato in questa settimana a Milanello, tanto per dire. Cioè Zlatan, capisco, i rapporti di forza poi penso che ormai li abbiamo abbastanza ben chiari. Cosa è successo, meglio, in realtà cosa è sempre successo. Soltanto che forse si è tolto il giochino di mano, ecco, e ce lo si è ripreso definitivamente. Poi il problema è che il giochino è il Milan, anche perché, insomma, se voi riflettete, io onestamente non ho mai visto nessuno fare così en plein air la ricerca del direttore sportivo al 14 di marzo, anzi, in realtà è un mese già che se ne parla, così come se ne parla del prossimo allenatore. Insomma, vengono date notizie ad amici e parenti su Massimiliano Allegri. Da ormai una settimana sembra allenatore del Milan per qualcuno, non per tutti, per qualcuno. È ormai allenatore del Milan, si iniziano a fare già i campetti. Ma sì, tanto, che problema c'è? Diamo pure le notizie così, nel caso, su un allenatore o un direttore sportivo. Tanto poi, non è che andiamo in campo sabato, non è che dobbiamo fare ancora la Coppa Italia. Tanto del campo a noi, ma che ci frega più? Anzi, in realtà non ci è mai fregato niente. Però, chi ci frega? Tanto, l'importante È sono un queste po', cose qui, no? è un po' triste questa situazione, Simo, più che altro perché sì, ci sono le voci e come vi diciamo sempre, non sono mai voci prese e inventate di sana pianta, ok? Questo discorso ve l'abbiamo fatto 1600 volte, poi siete liberi di crederci o no. Spesso si è verificato che è una cosa che vi avevamo detto, ma guardate che questa cosa qui viene fatta filtrare, non è inventata di punto in bianco dai giornalisti, e poi puntualmente accadeva esattamente come vi dicevamo, non perché vogliamo farci belli noi, ma perché a me personalmente dispiace vedere il Milan ridotto così, cioè un Milan che domani tra 9 ore circa, un po' meno, quando registriamo, il Milan scende in campo col Como, c'è una almeno sottolineo Europa League da andarsi a prendere, e il Milan pensa ad Allegri, come dicevi tu, già ci sono i campetti, senza tra l'altro essere stato contattato, no? Quindi
Questa cosa è surreale, per non parlare poi dei casting per il DS stile, come diciamo spesso, provini di chiedimi se sono felice, che vanno avanti ma son fermi. Ibrahimovic sparito come il genio della lampada appena Furlan è andato negli Stati Uniti. Insomma, è un momento un pochino particolare, per esser buoni, particolare. Non che non abbiano colpe, premessa. Ma poi prendiamocela coi giocatori, mi raccomando. Se magari entrano in campo un po' svagati, magari non giocano bene, magari prendono un gol di troppo. Mi raccomando, prendiamocela con i giocatori, perché è quello che vuole la società, non per altro, che sia ben chiaro. È quello che vuole chi non vuol far vedere i propri errori. Prendiamocela direttamente solo e soltanto coi giocatori, perché assolutamente adesso andrà via nel caso Teo, Maignan, Leao, compagnia cantante, e l'anno prossimo saremo fortissimi e spazzeremo via tutti e saremo una società modello. Mi raccomando, continuiamo a fare questi errori, ma non lo dico con cattiveria, lo dico perché bisognerebbe fare un pochino fronte comune su questo. Perché voi dovete pensare comunque, sì, professionisti di alto livello che prendono svalangate di soldi, ma nell'ultima settimana, da che un dirigente andava a Milanello, hanno visto che prima stava iniziando a fare i casting del direttore sportivo, poi è evaporato, perché nel mentre l'altro dirigente è andato negli Stati Uniti a bussare alla porta e gli ha detto: scusate, sono io che comando qui. State un po' nel vostro che è meglio. Nel mentre ci sono giocatori che hanno stretto le mani per i rinnovi di contratto. Boh. E si son fermati alle strette di mano, ecco. E il Milan aspetta. Aspetta cosa? Aspetta cosa? Cioè, se il Milan ha deciso di dare quella cifra e quegli anni di contratto a Maignan, ma non può essere che per 5 partite allora dice: no, aspetta, io pensavo che fino a metà di gennaio tu li valessi quei soldi. Poi a metà di febbraio ho iniziato a pensare, ma forse no, ma adesso aspettiamo. Ma non si comporta così una società, non ragiona così la società, non può pensare che adesso vedrete, girerà sta panzana che lo dovremo aspettare perché arriverà il prossimo direttore sportivo e deciderà lui. Perché invece per Reinders il direttore sportivo non decideva. Per Pulisic, che vedrete tra poco, non decideva. Per Maignan invece il direttore sportivo alzerà la mano e dirà: che forse mi viene da pensare che... Ma io veramente, sto carrozzone prima o poi finirà, perché prima o poi finirà sta roba che è diventata il Milan. A volte proprio mi verrebbe da dire mi disgusta, però quasi. No, io Eh, semplicemente dico una cosa forte, Simo: se il Milan fosse stato così quando mi sono appassionato al calcio, probabilmente non sarei mai diventato tifoso del Milan. Cioè, detto proprio papale papale, forse una frase forte, forse non del tutto veritiera, perché io proprio primordialmente mi sono innamorato dei colori e poi di tutto il resto. Però è un po' così. Cioè, col Milan tutto quello che sta succedendo non c'entra niente, ma zero. C'entrava un pochino quello che è successo nel 2021-22 e 2021, no, la voglia di tornare su, l'ambizione di competere per il campionato e poi al limite arrivi terzo, quarto, se proprio le cose vanno tragicamente, una certa identità, dei certi valori, non in tutte le figure, in alcune. Adesso siam diventati veramente una società che molti utilizzano il termine circo, no, forse è un po' forte. Però, cioè, davvero non c'è uno straccio di visione sportiva professionale di questo livello. Cioè, ma non c'è uno straccio, cioè vengono commessi errori di società di serie C, serie D, anzi forse a volte nemmeno, o di aziende che non dovrebbero comportarsi in un certo modo, cioè davvero triste, come dicevi tu, triste, in questo momento Adesso qua. vedremo il direttore sportivo, ad esempio, Henry. Nel mentre sono passati un mese praticamente già. Va bene. Tra l'altro facendolo tutto alla luce del sole, perché ovviamente dobbiamo fare tutto raccontando tutto a tutti.
perché giustamente se non lo facciamo poi come facciamo a farci bene all'opinione pubblica, ci mancherebbe altro, e quindi lo dobbiamo raccontare ad amici e parenti. Allora gli amici e parenti lo raccontano. Va bene, assolutamente giusto, stagione in corso, è la cosa migliore da fare, ci mancherebbe altro. Ma per ora siamo fermi. Arriverà il direttore sportivo? Io inizio a avere un mezzo dubbietto sul fatto che alla fine il Milan prenda un vero e proprio direttore sportivo di quelli già fatti e finiti, che lo fanno, eccetera, eccetera. Uno da Milan, come si dice di solito, ecco. No, ma magari lo prenderanno anche, eh. È ovvio che più si va avanti col tempo, più le cose si complicano, perché poi il direttore sportivo, io immagino che voglia anche dire: "Scusate, però è metà marzo, quando la programmo la prossima stagione? Quando inizio a conoscere i giocatori? Quando scelgo l'allenatore? Quando inizio magari a fare i colloqui per gli allenatori, a capire di cosa hanno Tanto non bisogno?" lo deciderà lui, non so come dirglielo al direttore sportivo. Cioè. No, appunto, ma perché è tutto così, cioè è tutto un combattere per chi ha più potere, un combattere per chi decide più cose, per chi si deve far bello, sparire quando le cose vanno male, scaricare le responsabilità agli altri, tornare in prima linea quando magari qualcosa va bene, rivendicare, perché abbiamo rivendicato spesso nei mesi passati, giocatori comprati, scelte giuste fatte, giocatori scoperti quando ancora erano all'oratorio. Insomma è tutto così, è tutto così. Non c'è calcio, Simo, non c'è No, no, calcio. assolutamente Politica, sì. c'è politica, c'è interesse personale, non c'è calcio. A proposito, ve l'avevamo fatto vedere perché era uscita ieri Sì. questo leak di Opa Leak sulla prossima maglia del Milan, le strisce sono rosse e nere, va bene, lo sfondo dovrebbe esserci il ritorno di quella sagoma del diavoletto che c'era prima dell'era Berlusconi. Pare essere confermato, scrive oggi Gazzetta. Il logo sarà in versione monocromatica sulla prima divisa. Eccoci qua. Quindi Perché scusami, neanche il scu logo della prima maglia, ma cosa caspita stanno facendo? infatti stavo per dire. Onestamente, ma perché? Perché? Cioè, cosa sposta non mettere il logo del Milan vero e mettere sta roba qua sulla prima maglia? Poi già non dovresti farlo sulle altre, perché va bene, non dovresti fare, il tuo logo è il tuo logo, punto. Non è che ci sono 80 versioni del tuo logo. Ma il tuo logo, almeno lo stemma del Milan, quello chiaro, vero e riconoscibile, sulla prima maglia lo si può mettere o no? No. Probabilmente andremo con questa versione qui, bianca, molto moderna, molto friendly, molto non so. Quindi no, andiamo per ordine. Nella prima maglia c'è il logo monocromatico in sto rosso aragostato, corallo, scegliete voi la tonalità e il pantone. Dovrebbe essere così. Nella seconda il diavoletto, nella terza ne metteranno uno fucsia, giallo fluo e La verde seconda è acqua. bianca con il diavoletto, sì, quello degli anni '80. Ma sì, ma tanto Sì. manca solo il logo da cancellare, da gettare nel bidone dell'umido, no, han già gettato nel bidone dell'umido tutto il resto, resta il logo praticamente, butteranno anche quello nel bidone dell'umido. Io veramente non c'ho parole. Io spero che qualcuno, come dico sempre, qualche non lo so, qualche arabo, qualche fondo qatariota, qualsiasi per un magnate di qualsiasi paese, un giorno si sveglia al mattino e mentre si lava i denti decide di comprare il Milan, perché così non se ne può più ragazzi, cioè non se ne può più, credo sia palese. Vedo con piacere, tra virgolette, che anche qualche altro collega inizia a svegliarsi sulla questione Milan. Mi verrebbe da dire buongiorno, ma va bene, ma non è questo il problema. Il problema è che se più voci iniziano a farsi sentire sul fatto che il Milan è ridotto così, il Milan non potrebbe peggiorare ancora di più continuamente sbagliando e lasciando nei posti di potere chi ha continuamente sbagliato. Se ci fossero più voci, anche più pesanti delle nostre, con magari una redazione, testate più pesanti delle nostre, dietro, a iniziare a sottolineare le immondità, che non esiste questa parola, ma
che sono state fatte al Milan, vedrete che le cose poi possono anche cambiare. Ma se iniziano a svegliarsi solo ora, quando la frittata è fatta, mi verrebbe da dire, ma dove eravate prima? Perché insomma gli occhi ce li abbiamo tutti quanti. Molti di quelli che ci vedono li hanno già aperti da mo'. Gli occhi ce li abbiamo tutti. Sì. Poi si può vedere o cercare di non vedere o non voler vedere. O vedere e non parlare, è un'altra questione. Sì, anche, esatto, anche. Poi magari c'era chi come me o Bea era estremamente titubante proprio dal principio, dalla cacciata di Maldini e Massara, magari anche sbagliando, perché comunque una chance in certe situazioni puoi darla a tutti, magari c'è qualcuno che ha capito subito dopo le prime settimane e i primi mesi che non sarebbe funzionato, magari c'è chi l'ha capito dopo un anno. E la cosa peggiore per me, come hai detto tu, è chi l'ha capito e non ha voluto vedere o non ha voluto certificare la cosa. Ecco, quella per me è la cosa peggiore. Vabbè, parleremo di Milan Como stasera alle 16 per il talk. Probabilmente ci sono dei cambi di formazione, lo vedremo direttamente nell'appuntamento del pomeriggio. Henry, grazie. Sì, mi dispiace che questo mattino Milan sia stato un pochino cupo come mood, ma d'altronde dobbiamo raccontare l'attualità del Milan. Passa il tempo e le cose non migliorano. Cosa devo dire? Però vedrai, se vuoi, oggi pomeriggio ti ridisegno il logo, te lo faccio color mattone e arancio paprika e lo mettiamo sulla terza maglia o sulla prima direttamente a questo punto. Arrivederci. Ciao. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.